Qui parliamo dei borghi italiani, ma non raccontiamo favolette con tramonti e famiglie felici. Parliamo della realtà, quella che nessuno vuole vedere. Immagina questa scena. Piccolo paesino che si sta spopolando. È sabato mattina. Ci sono due tavolini fuori dal bar del paese. Un vecchietto con la coppola e il bastone guarda storto una coppia di trentenni che ha appena comprato la casa dell'ex macellaio e sentenzia ad alta voce: questi forestieri ci rovinano il borgo, arrivano, cambiano tutto e addio magia. Bravo nonno, applausi. Peccato che 5 minuti dopo lo stesso nonno si lamenta perché manca la farmacia, l'autobus passa 2 volte al giorno e l'ambulanza ci mette più di un'ora ad arrivare. Magia un cazzo! Questo è l'atteggiamento ottuso che sta ammazzando i piccoli comuni italiani e oggi te lo sbatto in faccia senza sconti. I numeri non mentono, anche se molti fingono di non vederli. I borghi si stanno svuotando. Giovani che scappano, anziani che muoiono, case che crollano. Per tenere in piedi anche solo il minimo, un bar, un negozio, un medico, serve un bacino di utenza decente, altrimenti i servizi diventano insostenibili. Fine della storia. E qui arriva il capolavoro di ipocrisia. Gli abitanti storici vogliono i servizi, il bar aperto, la posta, il pullman, l'ospedale vicino, la banda che suona a Ferragosto. Ma guai a far arrivare gente nuova, perché rovinano l'atmosfera, cambiano le tradizioni, non capiscono niente. Quindi, riassumiamo questa logica geniale. Vogliamo tutto, anche se ormai siamo 4 gatti. Ma porca puttana, chi credi che mantenga questi servizi? Babbo Natale? Ogni nuovo residente che arriva paga tasse, consuma, fa girare l'economia, tiene aperto il negozio, fa sì che il comune incassi abbastanza per vivere e magari anche per poter chiedere fondi pubblici. Senza nuovi residenti chiude tutto, punto. E invece no, gli irriducibili continuano a fare i guardiani del museo morto. Il borgo deve restare come una volta. Certo, come una volta, quando c'erano 2000 abitanti invece di 120. Come una volta, quando il macellaio, il panettiere e il meccanico lavoravano ancora. Come una volta, prima che morissero tutti e restassero 4 gatti a lamentarsi. Siete voi, con questa mentalità da caproni, che state firmando la condanna a morte del vostro paese. Non i forestieri, non Roma, non Bruxelles. Voi, con la vostra ottosità da io sono nato qui. E poi vi stupite se i soldi pubblici finiscono nel cesso, anche perché il sindaco, bravo pensionato del paese, persona per bene, conosce tutti e sa dove trovare i tartufi, ma come CEO del territorio fa cagare. Non ha visione, non ha obiettivi, non sa scrivere un bando, non sa attrarre investimenti. Risultato? Soldi spesi per rattoppare buche e pagare bollette invece che per strategie vere. E voi applaudite lo stesso perché è uno di noi. Complimenti, state morendo di uno di noi. Lo so che fa male sentirselo dire, lo so che adesso magari anche tu starai pensando: ma questo viene dalla città e non capisce un cazzo. Sbagliato, non vengo dalla città e so perfettamente di cosa parlo. Capisco che avete paura di perdere il controllo del vostro piccolo regno in decadenza. Capisco che preferite morire abbracciati alla vostra presunta magia piuttosto che ammettere che la magia senza gente è solo un cimitero con le finestre aperte. Quindi, ve lo dico chiaro, senza filtri, perché qualcuno deve farlo. O aprite le porte o chiudete tutto. O accogliete chi vuol venire a vivere nel vostro paese, con le sue competenze, i suoi soldi, le sue idee. O tra pochi anni non ci sarà più nemmeno il bar dove andare a lamentarsi. La scelta è vostra, ma smettetela di fare i martiri del borgo. Smettetela di pretendere servizi da paese vivo
mentre vi comportate da paese morto. Se invece tu sei tra quelli che hanno capito e vuoi davvero salvare il tuo luogo del cuore, condividi questo video, pubblicalo su Facebook, fallo vedere a quel vicino che brontola ogni volta che vede una targa nuova, mandalo al sindaco che campa di nostalgia e sagra della porchetta. Perché i borghi italiani non li salva la retorica, li salva la gente che decide di restarci o di venire a viverci. Tutta la gente, anche quella che non è nata lì. Noi ci vediamo al prossimo video, ma anche sull'altro canale YouTube Rurale Digitale. Metti un like, un hype, commenta, condividi, iscriviti e non fare il caprone.